Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre faccio tutto questo per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback. Poi, per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima faccio una revisione di tutti i miei investimenti passati, poi andiamo a parlare degli investimenti nell'ultimo mese ed infine andiamo a vedere tutti i miei progetti futuri. Nell'ultimo mese c'è stata un po' di rivoluzione, il mio setup di investimenti è completamente cambiato. Ho chiuso in profitto diversi conti, spostando, semplificando e a mio parere migliorando la gestione del tutto, approfittando anche di alcune agevolazioni. Come avete visto, poi mi sto guardando intorno per un eventuale acquisto di casa qui a Londra, dato che sto iniziando ad avere un po' più di liquidità, come in programma con la chiusura di quest'anno fiscale. Motivo per cui ho approfondito anche nuove tipologie di investimento. Quindi tenetevi saldi perché in questa puntata, in quest'ultimo mese, sono cambiate diverse cose e se rimanete fino alla fine di questo video, oggi più che mai sono sicuro che troverete diversi nuovi spunti, senza nemmeno menzionare il tema cripto. Ora immergiamoci nella revisione perché non vedo l'ora di raccontarvi tutte le novità. Ultima cosa prima di iniziare, come sempre vi ricordo che non sono un consulente finanziario. Quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io vi voglio solo condividere la mia esperienza nella speranza che possiate trovare delle informazioni utili. Poi in questo video io vado molto spedito, ma se volete approfondire tutti gli argomenti qui sotto in descrizione potete trovare una montagna di risorse. Ora, le prime che menziono sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarle semplicemente, qui si vanno a fare prestiti a persone o aziende e si ottiene un tasso di interesse in cambio. La prima nella quale investo si chiama Bondora e da questa nell'ultimo mese ho guadagnato 23,85 euro. La seconda, dalla quale in realtà sto prelevando il mio capitale, si chiama Mintos e nonostante ciò nell'ultimo mese mi ha fatto guadagnare 1,47 euro. La terza si chiama Rendimento Etico, qui si va a fare peer-to-peer lending per progetti immobiliari e gli interessi vengono pagati solo alla fine del progetto, quindi non essendo finito nessun progetto nell'ultimo mese ho guadagnato 0 euro di interessi. L'ultima per quel che riguarda il peer-to-peer lending si chiama Cryptalia, qui si va a fare peer-to-peer lending per progetti aziendali, da questa nell'ultimo mese ho guadagnato 1,22 euro per un totale guadagno nel peer-to-peer lending di 23,66 euro. Ora, data la liquidità che sto iniziando ad avere, sto valutando se fare un'aggiunta a questa parte del mio portafoglio, ma questo lo vedremo nel prossimo mese. Poi, sempre parlando di vecchi investimenti, anche se questo non so quanto si possa ritenere un investimento, vi faccio il solito aggiornamento sul mio conto savings Easy Access in app con Revolut. Con i tassi allo 0,4% nell'ultimo mese ho guadagnato 4,14 sterline. Finalmente è arrivato il momento di parlare di azioni e mercati finanziari, dove ho semplificato e tagliato 3/4 dei miei conti. Ora vedete. Il mio primo portafoglio è su Nutmeg, un robo-advisor che uso per il conto Lifetime ISA che mi permette di avere dei bonus dal governo inglese. Tra l'altro proprio nell'ultimo mese sono arrivate queste 1000 sterline di bonus annuale del governo inglese. Se volete approfondire la cosa, parlo di tutto questo in maniera approfondita nel video della mia dichiarazione dei redditi. Comunque ad ora in questo conto mi trovo in questo stato, in profitto di 2171 sterline circa. Questo numero molto semplicemente rispecchia il mercato ed avendo iniziato ad investire a marzo dell'anno scorso in piena crisi sono in ampia crescita. Prima di parlare di tutti i tagli passiamo a quello che è il mio conto principale che tengo su Trading 212 tra aggiornamenti e nuovi investimenti. Qui come al solito vi faccio vedere gli andamenti dei vari titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e Westrock, oltre a tutte le piccole posizioni che derivano da bonus per il mio link invito un amico che se volete trovate in descrizione. Anche questo mese ho comprato 1000 sterline di un ETF di iShares sui mercati emergenti e altre 1000 sterline su un ETF di Xtrackers che cerca di emulare l'S&P 500. Dato che entrambi sono in accumulo mese per mese, non mi preoccupa il prezzo d'ingresso attuale, anzi se questi ETF dovessero scendere io sono pronto ad acquistare ulteriormente. Ora passiamo a tutti i tagli, come vi dicevo oggi non si scherza. Primo, ho chiuso il mio portafoglio su eToro con un profitto di circa $500. Secondo, ho chiuso il mio conto su Oval con un profitto di 5 sterline. Terzo, sto chiudendo il portafoglio su
su Plum con un profitto di 165,54 sterline. Li ho chiusi per diversi motivi. Il primo, che spiego approfonditamente nella mia dichiarazione dei redditi, è quello di consolidare il profitto durante quest'anno fiscale per approfittare della Capital Gain Allowance. Il secondo invece è che questi conti, più che darmi dei vantaggi, disperdono il mio capitale e li ho aperti anche per provare effettivamente le piattaforme, dato che comunque parte del mio lavoro si basa anche su questo. Però effettivamente, dato che Trading212 e Nutmeg coprono bene o male tutte le funzioni dei conti che ho chiuso e sono entrambi registrati a FCA, diventando così conti assicurati fino a 85.000 sterline, con questo prima di tutto viene meno il discorso di diversificare i conti per abbassare il rischio, dato che comunque ad ora in entrambi ho depositato meno di 85.000 sterline. Ed oltretutto entrambi questi conti che ho tenuto ricadono come conti AISA su cui non ci sono tasse, perciò ho deciso per il momento di condensare tutto su di loro. Robo-advisor con Lifetime AISA, Nutmeg, broker sotto AISA dove comunque ho il mio piano d'accumulo, Trading212. Ciò non vuol dire che non proverò altro, anche perché i conti AISA hanno un limite annuale di deposito ed oltretutto voglio sempre testare se ci sono altri servizi migliori. Tra l'altro ne ho diversi in lista test e voi me ne segnalate di nuovi giornalmente, ma dove diversificare diventa disperdere non è più un gran vantaggio. Mentre, riprendendo il discorso della liquidità che facevo prima, arriviamo alla parte succosa. Dato che odio lasciare fermi i soldi a marcire senza che lavorino e rendano un po' di interesse, su consiglio ed esperienza di alcuni colleghi, unita ovviamente alla mia ricerca e approfondimento, ho preso una porzione di ciò che avevo liquido e l'ho depositata diversificandola in 3 piattaforme di CeFi che offrono Crypto Interest Accounts. In queste piattaforme non ho depositato criptovolatili, dato che sono già abbastanza esposto alla volatilità. Ciò che ho depositato è una stablecoin, l'USD Coin. Essendo una stablecoin, per definizione è stabile e un USDC è uguale a $1. Comunque ho depositato 20.150 USDC su BlockFi, che dovrebbe rendere un 8,6% di interesse annuo, 10.800 USDC su Celsius, che dovrebbe rendere un 10,51% annuo, e 10.500 USDC su Nexo, che dovrebbe rendere un 10% più 2% se ci si fanno pagare gli interessi nella loro cripto. Queste piattaforme, come avrete già capito, offrono un interesse annuo sul deposito e nel caso del deposito di questa stablecoin, come menzionavo prima, questi interessi partono dall'8,6% su BlockFi per superare il 10% nelle altre 2 piattaforme. Ora, la domanda che vi starete facendo tutti è: come riescono a pagare degli interessi così alti? Su questo ci dovrò fare un video dedicato, così da andare nello specifico, ma per farla breve e semplice, come delle normalissime banche, prestano il nostro capitale a terzi e ottengono in cambio un interesse. Ovviamente questi prestiti sono più rischiosi, quindi sono anche più redditizi. Quanto sono più rischiosi, di questo ne andremo a parlare in un altro video. Poi un'altra domanda che potrebbe venirvi spontanea è: perché hai depositato una cifra più alta su BlockFi? La risposta è che ad ora mi sembra la più solida tra le 3 e tra i loro investitori ci sono figure ed aziende importanti come Coinbase ed oltretutto volevo sfruttare il loro massimo bonus di benvenuto. Se volete provare BlockFi sfruttando anche voi il loro bonus di benvenuto, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invita un amico e vi ringrazio se lo doveste usare. Mi raccomando però, come sempre, approfondite e fate le vostre valutazioni e considerazioni. Non mettete i vostri soldi in queste piattaforme solo perché lo faccio io. Tra poco comunque ho in uscita un video dove parlo del tema Crypto Interest Accounts, quindi iscrivetevi se non volete perderlo. Ora che ormai ci siamo, approfondiamo il tema cripto e Bitcoin. Nell'ultimo mese il Bitcoin è passato da $46.000 a superare per la prima volta il livello dei 60.000, dove siamo appena tornati dopo un rimbalzo a $51.000. E come dicevo lo scorso mese, siamo ancora in un trend positivo, ma con una volatilità alle stelle. Io, come già sapete da diverso tempo, sono attivo sul mercato e mi sto togliendo diverse soddisfazioni. Ed oltretutto sto portando avanti una community con 2 amici, John e Mick, sul mondo cripto, dove oltre a capire le basi per non farsi male, abbiamo creato un percorso dove poter imparare a fare trading in modo profittevole sulle cripto, ma il valore principale dei Madmen è che si ha la possibilità di condividere idee con persone che, con estrema serietà, sono attive sul mercato. Ora,
Se volete entrare nella community trovate le informazioni qui in descrizione. Però, tornando a noi, ma non so quanto possa interessarvi, come sempre vi do un aggiornamento sul bilanciamento del mio portafoglio cripto. Ovviamente prendetelo con le pinze, facendo operazioni quasi quotidianamente, le percentuali e le monete che ho all'interno di questo portafoglio variano tantissimo. Comunque, escludendo il mio portafoglio e il trading, per chi fosse interessato a creare una posizione sul Bitcoin senza impazzire con i grafici, ho spiegato in questo video la strategia che io ho utilizzato e considero anche attualmente la migliore e la più semplice per esporsi con una parte del portafoglio nel Bitcoin. Mentre per chi è interessato ai servizi cripto che uso di più, in questo momento mi affido a Coinigy, Binance e Crypto.com. Comunque fermi, se volete approcciarvi al mondo delle criptovalute, la prima cosa che vi consiglio di fare è andarvi ad informare sull'argomento sicurezza, quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto come è meglio detenerle e custodirle. Io ci ho fatto diversi video, ma penso che in ogni caso questo sia il primo argomento da cui partire. Mentre per quel che riguarda tutti i piani e progetti futuri, sto continuando i miei piani d'accumulo perché, come sapete, su tutti gli investimenti a lungo termine entro con il dollar cost average, quindi i portafogli sono in costante evoluzione. Dopodiché sto continuando a dedicare tantissimo tempo, energia e soldi al progetto che ora si chiama Omni, perché Risparming lo scorso mese ha fatto rebranding e ora ci siamo trasformati in Omni.io. Lo scopo è creare una community che si autoalimenti positivamente, incentrata sul tema importantissimo denaro e soldi, dove si possono trovare tantissimi consigli ed educazione. Tra l'altro tra pochissimo è in arrivo l'app di Omni, quindi state con me. Comunque potete già trovarci su YouTube e Instagram, quindi unitevi se volete arricchire positivamente questa community. Ora, come vedete, sono in viaggio per Liverpool, dove sta arrivando il mio primo tetto. Non vi do nessuno spoiler perché è una cosa curiosissima, e poi, tralasciando questo, che vi giuro sono elettrizzato, stanno arrivando parecchi nuovi contenuti per quel che riguarda anche il tema degli investimenti, anche perché, come vi ho detto nel corso di questo video, sto iniziando ad avere un po' più di liquidità, quindi sto iniziando a guardarmi intorno sia tema cripto che anche fuori dal tema cripto, con nuove possibilità, nuove tecnologie, nuove cose. E tra l'altro sto continuando a massacrarmi allenandomi per la maratona che dovrei avere a giugno. Quindi iscrivetevi se non volete perdervi tutto questo, lasciate un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto. Diretto a Liverpool vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.